Un caloroso benvenuto alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute olistica e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possano aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo. Nutrigenomica. L'alimentazione influenza l'espressione dei nostri geni? Respiro circolare, connetterci profondamente con noi stessi. Grounding, ovvero il contatto diretto con la terra. Gli atti di gentilezza intenzionale migliorano umore e salute. L'esposizione a una varietà di microbi ambientali rafforza il nostro sistema immunitario. E poi l'influenza del colore sulle emozioni e sul benessere. Cosa mangiano i vegani? E dal mio archivio Tommy Emmanuel, uno dei migliori chitarristi acustici al mondo, noto per la sua incredibile tecnica del finger picking. Ospiti Sandra Bosisio, fondatrice dell'associazione spirituale Anime Vive, Franco Stocco, ex dirigente Farmitalia. Allora oggi iniziamo subito esplorando un campo rivoluzionario della scienza alimentare che potrebbe cambiare completamente il modo in cui consideriamo il cibo e la nostra salute, la nutrigenomica. Questo affascinante settore studia come l'alimentazione possa influenzare l'espressione dei nostri geni, creando un ponte diretto tra ciò che mangiamo e la nostra salute a livello cellulare. La nutrigenomica parte da un concetto chiave. I nostri geni non sono statici, ma rispondono all'ambiente e agli stimoli esterni, incluso ciò che introduciamo nel nostro corpo attraverso il cibo. Immaginate quindi che gli alimenti siano messaggeri in grado di comunicare con il nostro DNA. Questa comunicazione può attivare o disattivare alcuni geni con un impatto potenziale su processi fondamentali come l'infiammazione, la riparazione cellulare, il metabolismo e persino il rischio di malattie croniche. Uno degli studi pionieristici in questo campo è quello del National Center for Biotechnology Information, che ha evidenziato come alcune molecole presenti negli alimenti abbiano un effetto epigenetico sui nostri geni. Ad esempio, i polifenoli che troviamo in alimenti come i frutti di bosco, il tè verde e anche il cacao hanno dimostrato di influenzare positivamente l'attivazione di geni che proteggono dal rischio cardiovascolare. Queste sostanze sono in grado di agire direttamente sulle vie di segnalazione cellulare, contribuendo alla regolazione della pressione sanguigna e della risposta infiammatoria. Un altro esempio interessante riguarda il sulforafano, una molecola presente nelle crucifere come broccoli e cavolini di Bruxelles. Studi pubblicati dall'Università Johns Hopkins hanno dimostrato come il sulforafano possa attivare specifici geni responsabili della disintossicazione e della protezione antiossidante, riducendo quindi il rischio di sviluppo di tumori. Integrare alimenti come i broccoli nella propria dieta può quindi influenzare positivamente la capacità del nostro corpo di contrastare sostanze nocive. Un altro concetto importante della nutrigenomica è la personalizzazione dell'alimentazione. Non tutti infatti rispondiamo allo stesso modo agli stessi alimenti, proprio a causa delle nostre differenze genetiche. Un esempio classico è il gene MTHFR che in alcune persone non funziona correttamente e può influenzare il modo in cui il corpo utilizza l'acido folico, che è, sappiamo, essenziale per il nostro corpo. Per queste persone potrebbe essere utile assumere una forma attiva di acido folico piuttosto che quella comunemente presente negli integratori. In questo modo possiamo ottimizzare l'impatto dell'alimentazione sul nostro benessere individuale grazie alla comprensione del nostro profilo genetico. Quindi, che cosa significa tutto questo per noi nella vita di tutti i giorni? La nutrigenomica ci offre una chiave per scegliere con maggiore consapevolezza gli alimenti che mettiamo nel nostro piatto, sapendo che ognuno di essi può influenzare la nostra salute a livello molto più profondo di quanto si pensasse. Siamo abituati a considerare i macronutrienti come proteine, carboidrati e grassi, ma la scienza ci sta insegnando che c'è molto di più sotto la superficie. Ogni molecola ha un ruolo preciso e può contribuire
a migliorare o peggiorare la nostra salute. Adottare un'alimentazione mirata, ricca di alimenti naturali, vegetali e funzionali, significa dare al nostro corpo il miglior contesto possibile per esprimere il potenziale positivo dei nostri geni. Possiamo guardare al nostro corpo come un ecosistema in continua evoluzione, dove ogni scelta alimentare rappresenta un'opportunità per attivare o potenziare la nostra salute. Se il tema vi interessa, ci sono diverse risorse che potete consultare per approfondire. Un libro molto interessante è The Personalized Diet di Eran Segal e Eran Elinav, che esplora come le diete personalizzate possono migliorare il benessere individuale attraverso lo studio della risposta glicemica personalizzata. È anche molto interessante seguire gli aggiornamenti pubblicati dal National Center for Biotechnology Information, che offre una vasta gamma di studi scientifici proprio su questo argomento. Continueremo a esplorare il potere nascosto del cibo, perché ogni pasto è un'opportunità per prenderci cura di noi stessi fino nel profondo delle nostre cellule. E adesso Sandra Bosisio. L'abbiamo raggiunta presso Spazio Meravigliosamente Più. Con Sandra abbiamo esplorato il suo percorso di vita e come accompagni le persone in un viaggio di crescita spirituale. Sandra Bosisio, fondatrice dell'associazione spirituale Anime Vive. Attraverso il suo percorso di vita, Sandra accompagna le persone in un viaggio di crescita spirituale, offrendo una visione profonda del messaggio di Cristo e della vita oltre la morte. Grazie Sandra di essere con noi, grazie davvero di aver accolto il nostro invito. Grazie a te che mi inviti, grazie tante. Bene Sandra, allora cominciamo subito con la tua storia. La tua è una storia di medianità che ha avuto inizio a seguito di un evento, possiamo dire, traumatico. Certo. Ecco, poi appunto tu magari avrai modo di raccontarcelo, ma come quell'esperienza ha inciso poi sulla tua vita? È stata determinante, perché io ero una bimba di 7 anni, non mi ricordo neanche gli anni antecedenti a questo evento, io mi ricordo dall'evento in poi. La botta è stata forte, mi sono spaccata la testa, sono stata 3 mesi in ospedale e quando ne sono uscita, malconcia ancora, e io non ero più la Sandra di prima. Tanto è vero che ho messo in difficoltà la mia famiglia, i miei genitori, che erano molto dispiaciuti perché a detta di loro a quei tempi là io non ero più normale, cioè ero un po' strana, ecco. Bene. E allora il tuo lavoro però si basa anche tanto sull'accompagnare le persone in una via spirituale, in una ricerca, ma anche nel ritrovare probabilmente quello che ci stiamo dicendo adesso. Ecco, come si svolge questa tua attività? Guarda, non è facile, perché anche nel Vangelo sta scritto: il seminatore semina ovunque, semina, semina, semina. Però c'è del grano che cade nei rovi, c'è il grano che viene mangiato dagli uccelli, c'è del grano che cade in terriccio non buono in mezzo ai sassi, e solo quelle spighe, quei chicchi di grano che muoiono produrranno frutto, gli altri no. Io ogni tanto sono avvilita, lo dico veramente, perché il lavoro è immenso, il lavoro che mi si richiede è immenso, cioè è dedicare la mia vita, per cui né tempo libero, né vacanze programmate, io non so cosa farò domani. Io so che sono qua perché devo essere qua, ma domani non so cosa vuole da me, per cui non decido niente. Sei totalmente disponibile. Io la mia vita l'ho data a lui e lui mi guida. È pesante una vita così, non è da tutti dire non ho più spazio per me e ti do la mia vita. Cerco di avvicinare quelli che mi si avvicinano, ma capisco anche che la mia materia è difficile. Non è facile insegnare che c'è un Dio, uno che non ha mai visto. Non è facile dire ma è lì, a uno che non lo vede, che non sa, che non c'è. Ci vuole empatia, ci vuole un qualcosa di magico che io non ho ancora capito, perché certi studenti rimangono con me per 20 anni e alcuni dopo 2 corsi vanno perché non prendono niente di utile. Certo. Uno studente è disposto a seguirlo e a morire, l'altro no. Capito? Il segreto è proprio imparare a
a seguirlo spogliandosi di se stessi. I santi, i martiri, tutti quelli della Bibbia dicevano muoio a me stesso. Certo. Sì, e qui è una scelta che una persona E fa. tu predichi sempre le stesse cose, predichi, ricominci a predicare, continui a predicare Sì. e poi uno su 1000 ce la fa. Come la canzone. Uno su 1000 ce la fa forse. Va bene, ma tu hai parlato molto e io ho guardato insomma un po' il tuo lavoro in rete e hai parlato della necessità di una spiritualità concreta. Certo. Quindi sì, i corsi, sì, parlare, sì, ma poi nel concreto bisogna anche agire. La tua vita. Se no come la cambiamo la vita. società, il mondo? Cioè la tua vita ha un destino che è diverso Sì. dal mio, diverso da quello di qualsiasi altro. Tu sei unica e irripetibile e il contratto inconsapevole, perché tu non sai che c'è col creatore, l'hai fatto prima di venire al mondo. Quando si viene al mondo ti resettano e non si ricorda più niente, non ricordi. Quello, infatti. Per cui sei, diciamo, attirato da una gravità divina. Tu sei attirato da questo desiderio che ti attira Sì. verso una meta, che non sai neanche qual è. Ma se sei soddisfatto, vuol dire che sei sulla strada giusta. Se sei insoddisfatto, vuol dire che qualcosa non va, o in te, o in quello proposto, o nella legge che segui. Per cui bisogna scoprire il proprio destino, un po' alla volta, e lo scopri vivendo. E la strada maestra, la vita, proprio la vita, è quella che ha per te quell'esperienza diversa dalla mia, dalla sua, da quella degli altri, Ma certo. fatta solo per te. E tu devi fare quell'esperienza, perché è come una caccia al tesoro. Arrivi là e trovi un sassolino, poi vai avanti un po' e trovi una bandierina, poi vai avanti una caramella, e segui certo. tutte le esperienze che tu fai. Se non è troppo dolorosa, diciamo che va un po' più lenta la ricerca. Sì, ho capito. Se è dolorosa, sei spinto dal fatto più di non spinto, soffrire e cerchi di più, cerchi. perché non vuoi soffrire. Allora cerchi e acceleri Esatto. la strada. O sei un gran curioso come me che... Ecco. Ma tanti Ti mi provo chiedono tutto. qual è la mia strada, dimmi qual è la mia strada. E io li guardo i piedi e dico: dove sei? Qua, ecco, guarda, sotto i tuoi piedi sta la tua strada. Dove sei adesso? Pensa a cosa fai qui. Domani sarai da un'altra parte. Pensa di fare qualcosa di bene domani, dove sarai? Nel luogo in cui sarai. Cosa vuoi stare lì a pensare fra Certo. 10 anni, fra una curva, sotto un po'? Cioè, magari non ci arrivi. Esatto. Pensa adesso cosa devi fare. Quindi è sempre anche il qui e ora, l'essere Senz'altro. presenti. Io dico nel sempre ai miei momento. alunni: la sera fate il saldo contabile della vostra vita. Come un geometra di cantiere che vede quante ore, gli operai, quanti chili di cemento, i ferri, tutti i pezzi. E guarda, fa il saldo proprio di cantiere. Più, meno, più, meno, meno. Tira la riga. Certo. E cercate di non rifare gli stessi sbagli il giorno dopo. Cercate di fare meglio di come è entrato ieri. La vita vi manda tutto quello che serve, non è che è un mistero, è semplice. Però la gente non riesce a capire che è così semplice, perché a volte è presa dal dolore. E il dolore acceca in un modo terribile. È vero. Acceca. Sei disperato, tu non vuoi soffrire. E io dico sempre: la sofferenza accettata è un premio garantito. La sofferenza certo. rifiutata non dà quell'effetto dopo, perché ma devi Perché credere in un dopo. persiste. Sì. Sì. Se non credi in un dopo, vuoi tutto ora, la vita finisce qui, capito? Devi essere contento qui, adesso, perché poi muori e Lo vedremo. allora, lo vedremo, ecco. la mia premura è di aprire agli uomini in difficoltà, all'umanità, quelli che incontro, insomma, una strada sull'infinito, ben dettagliata, con delle tappe ben precise, non vaga. Sì, quindi c'è anche un qualcosa che aiuta anche la mente Mamma mia, ma nel trovare si chiama verità, l'appiglio. sai? Si chiama verità. La verità aiuta sempre la mente
E la verità è prima di ogni cosa, la verità è, la verità ha costruito tutto quello che c'è intorno. Perciò andiamo a cercare quello che ci sta in mezzo, questa verità, e cerchiamo di distinguerla nel mondo tra tutte le cose, quella giusta, quella sbagliata, quella mistificata, quella adulterata, quella non detta, quella gridata. È un bel lavoro, è un bel lavoro. Bene, allora io non posso che ringraziarti Figurati. di queste belle parole che ci hai anche donato, che hanno anche un valore di fiducia e di speranza, perché si capisce proprio da quello che ci hai detto. Bene, allora io invito tutti anche a seguirti in futuro, anche qui da Spazio Meravigliosamente Più, visto che vieni, fai le tue conferenze, eccetera, e quindi grazie molte Sandra di essere stata con noi. Grazie a voi, grazie. Parliamo di una tecnica che è stata utilizzata per secoli per aiutare a liberare il corpo e la mente dalle tensioni emotive, il respiro circolare. Questo approccio al respiro ha il potere di connetterci profondamente con noi stessi, rilasciando blocchi emotivi e promuovendo un benessere interiore stabile. Il respiro circolare, noto anche come rebirthing, è una tecnica di respirazione che si distingue per la sua continuità. L'ispirazione e l'espirazione sono collegate, senza pause tra i due atti. Questo flusso costante crea un movimento energetico che aiuta a sciogliere tensioni fisiche e a liberare emozioni represse. Come spiegato da Leonard Orr, uno dei pionieri del rebirthing, questa pratica è in grado di risvegliare emozioni latenti, portandole a un livello consapevole dove possono essere elaborate e rilasciate. Secondo una revisione pubblicata su Frontiers in Psychology nel 2020, le tecniche di respirazione, incluso il respiro circolare, possono avere effetti benefici significativi sulla regolazione emotiva e sul sistema nervoso autonomo. Questo tipo di respirazione stimola il sistema parasimpatico, responsabile del rilassamento e del recupero del corpo, aiutando così a ridurre i livelli di stress e di ansia. La respirazione continua infatti aiuta a ridurre la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress, favorendo uno stato di calma profonda e di benessere psicofisico. Uno degli aspetti più potenti del respiro circolare è la sua capacità di liberare le emozioni imprigionate nel corpo. Secondo Stanislav Grof, uno dei fondatori della psicologia transpersonale, le emozioni che non vengono adeguatamente processate e rilasciate possono rimanere intrappolate nel nostro corpo, causando tensioni fisiche e psicologiche. Il respiro circolare permette di accedere a queste emozioni e di rilasciarle, consentendo un senso di liberazione e di leggerezza che molti praticanti riportano dopo una sessione. Nel respiro circolare il ritmo e la consapevolezza sono fondamentali. La tecnica consiste in respiri lenti e profondi dove ogni ispirazione porta energia e vitalità al corpo, mentre ogni espirazione è un atto di rilascio, il lasciare andare le tensioni accumulate. Questo flusso continuo è stato studiato anche dal dottor Richard Brown, che ha sottolineato come le tecniche di respirazione consapevole possono essere efficaci per trattare disturbi come l'ansia e la depressione, aiutando le persone a ritrovare un equilibrio interno. Un aspetto che rende il respiro circolare particolarmente interessante è la sua accessibilità. Chiunque può praticarlo ovunque e in qualsiasi momento. Non richiede attrezzature speciali o un ambiente particolare, è uno strumento semplice ma incredibilmente potente per connettersi al proprio corpo e alle proprie emozioni. Molte persone descrivono la loro esperienza con il respiro circolare come profonda e trasformativa, riportando una maggiore chiarezza mentale, una riduzione delle tensioni fisiche e una sensazione di pace interiore. Inoltre il respiro circolare può essere utilizzato in combinazione con altre pratiche olistiche, come la meditazione e lo yoga per potenziarne gli effetti. Ad esempio, il pranayama nello yoga è strettamente correlato al respiro consapevole e combinare queste pratiche può amplificare l'efficacia nel rilascio dello stress e nel raggiungimento di uno stato di equilibrio interiore. Un'altra prospettiva interessante viene offerta dalla psicologia moderna, che riunisce sempre più l'importanza delle tecniche di respirazione per la gestione delle emozioni e la salute mentale. Molti terapeuti oggi includono il respiro circolare nelle loro sessioni per aiutare i pazienti a lavorare sulle emozioni bloccate e sullo stress cronico. Questo conferma l'importanza della respirazione proprio come strumento complementare anche nelle terapie tradizionali, rendendolo un ponte tra approcci olistici e medici.
La respirazione, in quanto strumento tanto semplice quanto potente, è un atto primordiale che ci ricorda la nostra connessione con il mondo naturale e il nostro innato potenziale di guarigione. Franco Stocco è stato un importante dirigente di Farmitalia, azienda nota nel settore farmaceutico, e ci guiderà a comprendere come è nata Big Pharma. Dottor Franco Stocco, grazie per essere qui con noi in questa puntata di Equilibri Umani. Grazie a voi dell'invito. Bene, sì, è una bella presenza la tua, perché ci aiuterà a fare chiarezza su tanti punti che ormai sono anni sui quali stiamo ragionando, un po' tutti noi cittadini, e quindi io partirei subito dal tema di questa conferenza che tu terrai, che è origine ed evoluzione delle Big Pharma, le ombre sulla scienza e sulla salute. Ecco, brevemente, possiamo partire proprio da questa origine ed evoluzione, origine più che altro, che mi sa. Sì, posso dire che l'origine di Big Pharma avviene negli anni 90 attraverso le grandi fusioni e acquisizioni tra le farmaceutiche precedenti, fusioni e acquisizioni che sono state pensate e portate avanti dall'alta finanza, dai fondi di investimento. Da queste fusioni e acquisizioni sono nati dei colossi che si chiamano Big Pharma, e se voi osservate, queste Big Pharma sono quindicina, diciamo, però sono tutte controllate dagli stessi fondi di investimento, quindi alla fine è come se ci fosse un accordo di cartello, che sono Certo. gli stessi fondi che governano le Big Pharma. Sì, sì, è un po', diciamo, conflittuale come tipo di rapporto, no? Però tu hai lavorato molti... sì, scusa, dimmi pure. No, è più che altro, è così, è un trend che praticamente monopolizza il mercato e indica al mercato e indica alle pharma i nuovi mercati. Quindi le farmaceutiche rinunciano in parte alla loro propria indipendenza, come era prima, indipendenza di ricerca e sviluppo, per indirizzarsi un po' laddove il marketing dà indicazioni. Certo, tu hai lavorato molti anni come dirigente farmaceutico e quali sono state le criticità maggiori che tu hai riscontrato nell'industria farmaceutica proprio negli anni in cui tu eri all'interno di questo sistema? Beh, diciamo che la grande criticità è stata come dire, l'abbandono del senso dell'etica, perché vedi, prima di queste grandi fusioni, quindi dall'arrivo di queste grandi big pharma, l'etica, se magari non proprio voluta, comunque era ben tollerata nelle aziende farmaceutiche. E poi ho lavorato quasi sempre nel mondo di farmaci oncologici, dove quindi anche, insomma, l'etica ha un senso ancora più importante. Certo. È stata praticamente, come dire, abbandonato al senso dell'etica, e questo si è tradotto poi nei dipendenti, dirigenti compresi, nel voler che siano tutti allineati. Questa è la parola d'ordine: tutti i dipendenti devono essere allineati a un progetto Certo. che è il business. E la cosa più negativa invece è che i medici, i ricercatori, che prima erano dei partners per trovare soluzioni a dei problemi, molte malattie, sono diventati in fondo dei clienti, dei testimonial. Caspita. E quindi tu in che modo allora ritieni che ormai queste grandi aziende possano influenzare le politiche sanitarie e anche le decisioni regolatorie molto spesso? Cioè c'è un'influenza anche in questo, immagino, cioè immagino, lo sappiamo, diciamo immagino. Sì, c'è una netta influenza, Sì. c'è un volume d'affari delle big pharma che è enorme, sconvolgente. E io lunedì, quando quando c'era questo incontro, andrò anche nei dettagli. Il business è molto grosso, l'income è enorme, e
e questo che cosa determina? Determina la possibilità di permeare, vorrei dire capillarmente, tutti i centri di potere. Quindi si parla dei centri più alti come sono l'OMS, come sono le agenzie regolatorie, vuol dire FDA, EMA, AIFA, ma anche tutte le grandi società scientifiche, eccetera, per portare avanti i propri interessi di business. Ecco. Non ci si ferma poi solo a queste entità che sono molto alte, si arriva, come si è sempre fatto anche nel passato, però ai medici, coloro che hanno la capacità di prescrivere poi i farmaci, Sì, ma infatti. ancora di più agli enti come addirittura le associazioni dei pazienti, che sono molto importanti dal punto di vista politico, e perfino poi alla scuola, vorrei dire, perché adesso c'è il progetto, ho visto c'è un progetto della Pfizer per indottrinare, per spiegare ai ragazzi che cosa vuol dire essere sani. Eh. Quindi c'è Sì, un'azione capillare di lobbying, ecco, che va, esatto. un'azione capillare che parte non solo che va nelle alte sfere fino, come ho detto, alle istituzioni dei pazienti, ma che permea la ricerca, come ho detto prima, i regolatori, l'editoria scientifica, la formazione con le linee guida e perfino la propaganda. Come può un paziente, un cittadino, ma anche un medico che agisce, come si usa dire, in scienza e coscienza, avere anche una qualche possibilità per destreggiarsi in questo mondo, dove è proprio difficile? Guarda, io parlavo conosco tanti medici con i quali ci rapportiamo proprio per la nostra attività e ho parlato pochi giorni fa con un medico che un po' tristemente mi ha detto ma la medicina ormai non è più cosa nostra, come dire, hanno portato via la medicina ai medici. Ecco, se anche un medico stesso non riesce più ad orientarsi, come può farlo un cittadino comune? Allora, per quel che riguarda il medico, c'è da dire una cosa, il medico ha in mano la clinica, cioè, Mm, e quindi il suo tempo lo spende verso il suo paziente. Non ha tutto il tempo, come ho avuto io, per esempio, per andare a studiare tutti questi studi, perché sì. diciamo la verità, non solo c'è stata, dicono, una pandemia, ma c'è stata anche un'infodemia, cioè una produzione enorme di dati Mm, scientifici in questi ultimi anni. sì. Quindi il medico è anche non ha il tempo, certe volte anche alcune categorie di medici non hanno neanche la competenza di come si legge uno studio, perché molti studi sono metodologicamente complicati, si avvalgono di calcoli probabilistici, di una statistica che è anch'essa complicata. Quindi il medico quindi dovrebbe avere a monte entità pubbliche come l'Istituto Superiore di Sanità, Mm, okay? C'è un esempio certo. di quello, l'AIFA, i quali garantiscano l'eticità e garantiscano che le informazioni che vengano date dopo aver vagliato attentamente gli studi che sono stati effettuati Sì, attraverso il pro e il contro. Figuriamoci se il medico è così, come fa un cittadino. Il cittadino no. dovrebbe fidarsi del proprio medico. Abbiamo chiamato anche medico di fiducia, medico di famiglia. Sì. Se non può farlo il medico, tantomeno lo fa il cittadino, però si affida al medico. L'altra cosa da riportare assolutamente a galla in tutti gli strati sociali, in questo caso, nel nostro caso dell'ambiente della medicina, diciamo, presso le categorie mediche, ma presso le aziende dell'industria farmaceutica e l'etica, che non è una parola messa lì a caso, perché l'etica vuol dire sì, la distinzione tra il bene e il male, che sarebbe la morale, ma anche la presa di responsabilità personale nel decidere il bene o decidere il male. Quindi ritornare, se possibile, a dare un peso specifico all'etica più alto. Ci sono figure di ricercatori medici che ce l'hanno, perché tengono alla propria reputazione. Bene. Diciamo che ultimamente molti medici rinunciano alla propria reputazione perché hanno altri interessi. Esatto, esatto.
Ti chiedo un'ultima cosa. Tu come vedi possibile l'integrazione, appunto, da uomo di scienza comunque e da studioso, vedi possibile un'integrazione tra la medicina, intesa però proprio con questa sua forma così monolitica, così anche economicamente pressante, e le discipline olistiche, e un mondo che cerca di prevenire con un corretto stile di vita, quindi con un'alimentazione sana e tutto quello che sappiamo. Vedi possibile questa strada insieme? Non solo la vedo possibile, la vedo auspicabile, sempre con l'onestà intellettuale a monte da tutte e due le parti. Mi spiego meglio. Fino all'arrivo della chimica farmaceutica, la medicina si faceva con prodotti naturali e questi avevano un loro ruolo. Poi arriva la chimica farmaceutica, e i prodotti farmaceutici vengono quindi messi sul mercato e generano un business talmente alto che in fondo quella medicina che c'era prima, i farmaci naturali che c'erano prima, sono stati messi parecchio da parte in tanti anni. Sì. Si è poi portata a disposizione della cosiddetta scienza, della metodologia, la statistica, il calcolo probabilistico. Vi faccio un esempio perché spero di essere in tema. Quando vengono fatti gli studi verso placebo, quindi un farmaco nuovo, mettiamo verso placebo, per placebo si intende qualcosa, un'acqua fresca, come dire, qualcosa fisiologica, per la quale si ritiene che non ci sia un effetto, perché è acqua fresca. Però in realtà, se andate a guardare, anche il placebo un qualche effetto lo fa, cioè non è mai zero. Quindi vuol dire che noi per effetto placebo intendiamo qualcosa che non conosciamo, d'accordo? Questo non vuol dire che tutto ciò che da una parte è giusto e tutto ciò dalla parte è sbagliato. Vuol dire che dovremmo ripensare anche alla metodologia in modo onesto e anche più aperto. Quando parli di visione olistica, non è una cosa che si mette nell'iperuranio, qualcosa di campato in aria, ma vuol dire anche uno sforzo che merita, che significa questo: non si può usare sempre la metodologia che abbiamo usato per la valutazione dell'efficacia e della tollerabilità di un farmaco, non si può usare questa stessa metodologia laddove c'è un effetto più olistico, perché è una metodologia fallace, dobbiamo usare altre cose. Faccio un esempio: se qualcosa funziona in una persona, non è indispensabile andare a vedere su un migliaio di persone se funzionano allo stesso modo. Quello che conta per noi è che in quella persona abbia funzionato. È lui che poi in fondo, questa persona, lui o lei, che possono valutarlo. E questo mi riporta a una frase di Daniel Pennac, che è un romanziere meraviglioso, che in una prefazione di un suo libro scrive questo. Scrive: statisticamente tutto si spiega, personalmente tutto si fa. A voler dire che quando io faccio i calcoli di grandi numeri funziona tutto, però poi quando vado nel singolo non funziona come pensavamo, perché le variabili sono talmente tante che sarebbe molto presuntuoso, come sta avvenendo, specialmente nella genetica, è assolutamente presuntuoso pensare che noi sappiamo come dire, prevedere il futuro. Quindi do qualcosa a qualcuno, se funziona in quello deve funzionare anche in altre persone, e deve funzionare non solo qui ma anche altrove. Dovremmo un po' abbandonare alcuni aspetti, diciamo, alcune gabbie della metodologia razionale che abbiamo tenuto fin qui, e cercare di aprire la mente. E un'ultima raccomandazione: di non confondere spesso la mappa col territorio, che significa che, se voi osservate ultimamente, si parla tanto di profili genici, indicando poi per molti geni una loro funzione poi. Bene,
molto spesso si confonde la mappa genetica col territorio, cioè non è detto che quel gene codifichi esattamente per quella funzione e che modificandolo modifico la funzione come io intendo. E qualcuno, per esempio, anche, non faccio nomi, grandi esperti scrivono che per esempio esiste ed è chiaro che c'è il gene della felicità. E allora che significa? Che se uno non ce l'ha è infelice? Ma statisticamente poi non è proprio così, molti non ce l'hanno e sono felici, d'accordo? Ma la cosa peggiore è pensare che se io vado a modificare quel gene negli infelici, Sì. poi diventano felici, e questo è uno dei grossi problemi che avremo, e sarà nella genetica, oltre a altri rischi che abbiamo. Naturalmente. Perché la Sì. genetica, lo dico con una frase di un mio caro amico che è un grande criminologo, è Carlo Antonio Gobbato, che ha scritto già 10 anni fa un testo che si intitola Dalla biopolitica alla polis genetica, cioè una società fondata su indirizzi genetici delle nuove generazioni che debbono rispondere a un nuovo uomo e donna, Insomma, a una nuova figura è un po'... che sì. non abbia malattie, che sia felice. Sì, torniamo ai tempi di Sparta. Speriamo Bravissima, di no, speriamo di no. anche di Nietzsche, vabbè, comunque questa poligenetica Che è non è peggio. lontana, non è Certo. lontana. Bene, allora Franco, io ti ringrazio, non sono stata così audace da farti qualche domanda che avrei voluto farti, ma magari in un prossimo incontro potremo approfondire, so che tu stai lavorando anche appunto su delle tematiche molto importanti. Io ti voglio ringraziare ancora di essere stato con noi, di averci dedicato il tuo tempo e quindi insomma a presto e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, a presto. Il grounding, ovvero il contatto diretto con la terra. Sembra paradossale, ma sta riportando l'attenzione. Dico paradossale perché sembrerebbe normale avere un contatto diretto con la terra, ma non è sempre così, tanto che sta guadagnando sempre più attenzione per i suoi incredibili benefici sul benessere. Questa pratica può influenzare positivamente la nostra salute, migliorare la qualità del sonno e ridurre l'infiammazione, permettendoci di ristabilire una connessione naturale con il nostro ambiente. Il grounding si basa su un concetto molto semplice: camminare a piedi nudi su superfici naturali come erba, sabbia o terreno. Questo contatto diretto con la terra permette al nostro corpo di assorbire elettroni liberi dalla superficie terrestre, che agiscono come antiossidanti naturali. Il contatto con la terra aiuta a neutralizzare i radicali liberi, appunto, e a ridurre i livelli di infiammazione nel corpo. Gli elettroni liberi, infatti, hanno la capacità di bilanciare i carichi elettrici nel nostro corpo con un effetto positivo sui processi infiammatori. Un altro dei benefici più immediati del grounding riguarda il miglioramento del sonno. Studi condotti da Gaëtan Chevalier e colleghi hanno mostrato come il contatto diretto con la terra possa influire positivamente sui ritmi circadiani e sul rilascio di melatonina, l'ormone responsabile della regolazione del ciclo sonno-veglia. Questo si traduce in un sonno più profondo e rigenerante, contribuendo al miglioramento della qualità della vita in generale. Chi ha sperimentato il grounding ha spesso riportato una sensazione di maggiore relax e di riduzione dell'insonnia. Un altro aspetto importante è il suo effetto sul sistema nervoso. La pratica del camminare a piedi nudi sulla terra attiva il sistema nervoso parasimpatico, responsabile del rilassamento e del recupero del corpo. Questa attivazione favorisce una diminuzione della risposta allo stress e una maggiore calma mentale. Il grounding è stato associato a una riduzione significativa dei livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Molte persone riferiscono anche di percepire un miglioramento nella gestione del dolore cronico grazie al grounding. Uno studio pubblicato sul Journal of Alternative and Complementary Medicine ha riportato che soggetti affetti da dolori muscolari e articolari hanno mostrato una significativa riduzione del dolore dopo sessioni di grounding, suggerendo che il contatto con la terra possa
possa avere un effetto antinfiammatorio e anche analgesico. Oltre ai benefici fisici è anche un potente strumento di connessione con la natura, che aiuta a ridurre la sensazione di alienazione e stress tipica della vita moderna. Ritagliarsi del tempo per camminare a piedi nudi in un parco o in spiaggia può avere un impatto significativo sul nostro umore e sul nostro stato d'animo. Il contatto diretto con la terra ci riporta a una dimensione più naturale e autentica, ricordandoci che siamo parte integrante dell'ambiente che ci circonda. Per chi fosse interessato a sperimentare il grounding, è sufficiente trovare uno spazio naturale dove camminare a piedi nudi per almeno 20-30 minuti al giorno. Potete farlo in un parco, sulla spiaggia o anche nel vostro giardino. Questo semplice gesto può diventare una pratica quotidiana per ridurre lo stress, migliorare il sonno e sostenere il benessere generale. Se volete approfondire, vi consiglio di leggere l'articolo che ho scritto in altrostile.net, troverete anche delle ottime letture che esplorano in dettaglio i benefici di questa pratica. E adesso parliamo di colori. I colori possono influenzare direttamente il nostro umore e le nostre emozioni. Ce ne parla la nostra redazione. I colori possono influire sul nostro stato mentale, sulla nostra energia quotidiana. Vediamo come possiamo usare questa conoscenza in modo strategico per migliorare la nostra vita. Il colore non è solo un elemento decorativo, è un potente strumento psicologico. I colori possono influenzare direttamente il nostro umore e le nostre emozioni. Il rosso è spesso associato a sentimenti di passione, energia e urgenza. Può aumentare la frequenza cardiaca e stimolare il rilascio di adrenalina. Ecco perché viene utilizzato in situazioni in cui si vuole catturare l'attenzione o stimolare l'azione. Il blu è noto per avere un effetto calmante. Riduce i livelli di ansia, abbassa la pressione sanguigna e promuove uno stato di tranquillità e rilassamento. È per questo motivo che molti studi o camere da letto sono spesso dipinti di blu o utilizzano elementi di questo colore. La cromoterapia, ovvero l'uso terapeutico dei colori, si basa proprio su queste influenze. L'idea è di utilizzare diversi colori per armonizzare il corpo e la mente. Il verde è visto come un colore equilibrante. È associato alla natura, alla crescita e all'armonia, e può aiutare a bilanciare le emozioni e ridurre lo stress. Un'altra tonalità interessante è il giallo, che stimola la creatività e la felicità. Il giallo è associato al sole e alla luce e può avere un impatto positivo sull'energia mentale, rendendoci più ottimisti e motivati. Anche i designer che lavorano nel campo delle neuroscienze utilizzano strategicamente i colori per influenzare il comportamento. Pensate agli ambienti di lavoro, i toni di arancione e giallo sono spesso usati per stimolare la creatività e la collaborazione, mentre i colori più freddi, come il grigio o il blu, possono favorire la concentrazione. Le scelte di colore nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e persino nei nostri vestiti possono influenzare profondamente il nostro stato mentale. Usare colori caldi in salotto può renderlo più accogliente e stimolante, mentre scegliere colori più freddi nelle zone di relax può favorire il riposo. Quindi, come possiamo usare questi principi nella nostra vita quotidiana? Possiamo iniziare a osservare come i colori intorno a noi ci fanno sentire. Se notiamo che certi colori ci agitano o ci fanno sentire meno produttivi, potremmo volerli sostituire con tonalità più adeguate al nostro obiettivo. Aggiungere un tocco di giallo per la creatività o un elemento verde per sentirsi più calmi ed equilibrati sono esempi di come possiamo usare i colori in modo consapevole per migliorare il nostro benessere. La prossima volta che scegliete un colore, pensate a cosa potrebbe fare per il vostro benessere. Anche un piccolo cambiamento nel nostro ambiente può influenzare come ci sentiamo, perché il colore non è solo visibile, ma va anche vissuto. La gentilezza non è solo un comportamento etico o morale, ha un impatto biologico e psicologico molto concreto. Potrebbe sembrare quasi banale, ma gli atti di gentilezza intenzionale hanno il potere di cambiare la nostra percezione di noi stessi, migliorare il nostro umore e persino influenzare positivamente la salute del cuore. In effetti, proprio di recente abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Gentilezza, un'occasione per ricordarci di quanto possono essere importanti anche i gesti più semplici. La gentilezza non è solo un comportamento etico o morale, appunto, ha un impatto biologico e psicologico molto concreto.
libro. Vi leggo cosa ha scritto Gianrico Carofiglio. La gentilezza non corrisponde alla buona educazione, al garbo, alle buone maniere. Tutte doti gradevoli e auspicabili che tuttavia non definiscono il senso profondo della gentilezza, il suo significato etico e anche, forse soprattutto, politico. In realtà la gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all'autoritarismo e alla violenza, una strategia per diventare esseri umani. Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Social Psychology, compiere atti di gentilezza intenzionale può aumentare significativamente la sensazione di benessere e migliorare la nostra autostima. Le persone che praticano atti di gentilezza volontari si rendono più connesse con gli altri, e questo accade perché la gentilezza genera una risposta positiva nel nostro cervello, stimolando il rilascio di serotonina e dopamina, due neurotrasmettitori associati alla felicità e al buon umore. Ma c'è di più. Gli atti di gentilezza hanno anche un impatto molto positivo sul nostro corpo. La ricerca nel campo della psicocardiologia ha dimostrato che gli atti di generosità possono aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la salute del cuore. Le persone che sono gentili e che agiscono in modo altruistico tendono ad avere livelli più bassi di cortisolo, appunto come abbiamo visto l'ormone dello stress, e una pressione arteriosa più stabile. Questo effetto è stato chiamato effetto del donatore e si manifesta quando ci sentiamo bene per aver aiutato gli altri, portando un reale beneficio anche al nostro sistema cardiovascolare. Si è anche verificato che gli atti di gentilezza possono aumentare la cosiddetta resilienza emotiva. I ricercatori hanno osservato che le persone che praticano regolarmente la gentilezza riescono a gestire meglio le difficoltà della vita quotidiana e a riprendersi più rapidamente dalle situazioni stressanti. Questo accade perché essere gentili stimola la produzione di ossitocina, l'ormone spesso definito l'ormone dell'amore. L'ossitocina non solo rafforza i legami sociali, ma anche effetti antinfiammatori e favorisce proprio la guarigione. La gentilezza è quindi una vera e propria cura naturale, un gesto che porta benefici sia a chi lo compie sia a chi lo riceve. Pensate ad esempio a quanto possa essere significativo un semplice sorriso rivolto a uno sconosciuto o una parola di conforto detta in un momento difficile. Questi piccoli atti non solo migliorano il nostro umore immediato, ma creano proprio un circolo virtuoso di positività che si diffonde tra le persone, migliorando la qualità delle nostre relazioni e, in ultima analisi, la nostra salute fisica e mentale. Possiamo tutti fare qualcosa per praticare la gentilezza nella nostra vita quotidiana. Può essere semplice come, non so, aiutare un collega in difficoltà, dedicare del tempo a una persona cara o anche contribuire a una causa sociale. La gentilezza è contagiosa, più atti di gentilezza compiamo, più le persone intorno a noi saranno ispirate a fare lo stesso, generando una vera e propria catena di gentilezza. Bene, non so quanti di voi lo sanno, io sono vegetariana e sono stata crudista vegana per molto tempo. Nel servizio ho cercato di mettere in luce che essere vegani o vegetariani non preclude il buon cibo, anzi, e vi assicuro che tutto quello che vedrete nelle immagini sono veri cibi vegani. Una dieta vegana è estremamente varia. Include frutta, verdura, noci, cereali, semi, fagioli e legumi. Questi alimenti possono essere combinati in modi infiniti, dai curry alle torte, dalle pizze ai pasticci, garantendo sempre una grande varietà di piatti gustosi e nutrienti. Tutte le pietanze tradizionali possono essere adattate a una versione vegana, se si usano ingredienti esclusivamente di origine vegetale. Ma essere vegani non è solo una questione di cibo. I vegani scelgono di evitare lo sfruttamento degli animali in ogni aspetto della loro vita, dall'abbigliamento agli accessori, fino ai prodotti per la cura personale. La compassione verso gli animali è il valore centrale di questa scelta, insieme a motivazioni legate alla salute, all'ambiente e al benessere dell'intera comunità umana. Il veganismo non è una moda recente. Già oltre 2000 anni fa, filosofi come Pitagora e Siddhartha Gautama, conosciuto come il Buddha, discutevano e promuovevano il rispetto per tutte le specie, sostenendo diete basate su alimenti vegetali. Pitagora non solo seguiva una dieta senza carne, ma insegnava anche l'importanza della benevolenza verso tutte le creature viventi. Nello stesso periodo, anche nel contesto delle filosofie orientali, emergeva un forte senso di rispetto per la vita animale, con il Buddha che incoraggiava i suoi seguaci a seguire una dieta vegetariana come espressione di non violenza. Facciamo un salto al 1806, quando i primi concetti di veganismo iniziano a prendere forma in Europa.
Il dottor William Lambe e il poeta Percy Shelley furono tra i primi a opporsi pubblicamente al consumo di uova e latticini per motivi etici, evidenziando i benefici sia per la salute sia per il rispetto degli animali. Questi pionieri iniziarono a gettare le basi per un movimento più ampio, sebbene fossero ancora pochi a condividere le loro convinzioni. Nel novembre del 1944, Donald Watson convocò un incontro con altri 5 vegetariani che, come lui, avevano deciso di escludere i latticini dalla loro dieta. Tra questi c'era Elsie Shrigley, e insieme formarono il primo gruppo che avrebbe dato vita al movimento vegano moderno. Sentivano che era necessaria una nuova parola per descrivere il loro stile di vita, qualcosa di più conciso di vegetariani senza latticini. Optarono per vegan, un termine che Watson descrisse come contenente le prime 3 e le ultime 2 lettere della parola vegetarian. Negli anni successivi, il movimento vegano continuò a crescere, guidato dalla passione e dalla determinazione dei suoi fondatori. Nel 1949, Leslie J. Cross sottolineò che la società non aveva ancora una definizione chiara di veganismo e propose di definirlo come il principio dell'emancipazione degli animali dallo sfruttamento da parte dell'uomo. Questa definizione fu poi ampliata per includere l'obiettivo di porre fine all'uso degli animali non solo per il cibo, ma anche per ogni altra forma di sfruttamento, come l'abbigliamento, il lavoro e la ricerca scientifica. La Vegan Society fu ufficialmente registrata come ente di beneficenza nel 1964. Quindi, cosa mangiano i vegani? Alimenti che non solo li nutrono, ma che riflettono un'etica di rispetto e responsabilità verso il pianeta e tutte le sue creature. Mangiano per vivere in un mondo più giusto, cercando di fare la differenza un pasto alla volta. La loro dieta non è solo una scelta alimentare, ma un vero e proprio stile di vita che punta a migliorare il benessere di tutti gli esseri viventi e a proteggere il nostro pianeta per le generazioni future. Conoscete l'impatto dei microbi ambientali sulla nostra salute fisica e mentale? Sì, avete capito bene, la diversità microbiologica del nostro ambiente, come il contatto con terra, piante e animali, può avere un'influenza molto positiva sul nostro benessere mentale, come abbiamo visto prima, e può aiutarci a ridurre lo stress. Però sappiamo tutti che i microbi vivono ovunque, nel terreno, nelle piante, sugli animali e naturalmente anche dentro di noi. Il microbioma umano è un ecosistema vasto e complesso che ha un impatto fondamentale sulla nostra salute, non solo a livello fisico ma anche mentale. Lo studio pubblicato su Frontiers in Psychology è stato evidenziato come il contatto diretto con microbi ambientali può contribuire al miglioramento dell'umore e alla riduzione dello stress. L'esposizione a questi microbi infatti stimola il sistema immunitario e aiuta a regolare la produzione di neurotrasmettitori che influenzano l'umore come la serotonina. Un esempio interessante è basato sul batterio Mycobacterium vaccae, un microorganismo che si trova naturalmente nel terreno. Secondo una ricerca condotta dall'Università di Bristol, il Mycobacterium vaccae ha mostrato effetti simili agli antidepressivi. Questo ci fa riflettere su quanto possa essere potente il semplice contatto con la natura e qui proprio ci leghiamo decisamente a quanto detto prima sul camminare a piedi nudi sul terreno, prendersi cura di un giardino o anche solo passare del tempo all'aperto che può influenzare direttamente il nostro stato mentale. La connessione tra la salute mentale e il contatto con la natura non è una scoperta nuova, ma negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a comprendere i meccanismi biologici che ne stanno alla base. Il concetto di ipotesi della biodiversità suggerisce che un'esposizione maggiore a una varietà di microbi ambientali contribuisca a rafforzare il nostro sistema immunitario e di conseguenza a migliorare la salute mentale. La presenza di una maggiore diversità microbiologica nel nostro ambiente favorisce una risposta immunitaria più equilibrata che può ridurre l'infiammazione cronica, una delle cause principali di molte condizioni di salute mentale come depressione e ansia. Passare del tempo in ambienti naturali inoltre può stimolare il nostro sistema nervoso parasimpatico, che è responsabile del rilassamento e del recupero. Questo è uno dei motivi per cui spesso ci sentiamo più calmi e rilassati dopo una passeggiata nel bosco o una giornata trascorsa all'aperto. È provato che camminare in un ambiente naturale riduce l'attività della corteccia prefrontale
subgenuale, una regione del cervello associata ai pensieri negativi ripetitivi, migliorando così l'umore e riducendo i livelli di stress. Per integrare questa consapevolezza nella nostra vita quotidiana non serve certo trasferirsi in una foresta, anche piccole azioni possono fare la differenza, appunto dedicare del tempo al giardinaggio, fare passeggiate in parchi cittadini o semplicemente stare all'aperto più spesso. Anche nella nostra terrazza ci espone una varietà di microbi benefici che possono migliorare il nostro stato mentale. Prendersi cura delle piante in casa può avere un effetto benefico, creando un microambiente che favorisce la nostra salute emotiva. E adesso, dal nostro archivio, voglio farvi ascoltare un'intervista fatta a Tommy Emmanuel, un vero maestro del finger picking. Tu suoni la chitarra con un virtuosismo molto alto e molto particolare, ma il bello è che tutto quello che tu suoni sembra sempre molto semplice. È così perché è una tua dote personale o perché ti alleni molte ore e ancora, continui a studiare? First of all, the technique should be invisible. That's the first thing. Secondly, the music is all that matters, but without the technique you cannot make the music properly. So it's a matter of a gift and then working hard with this gift. Sul palco la tua simpatia e il tuo alto livello di comunicazione con il pubblico è molto evidente. I like to communicate with the public. È una parte importante del tuo successo planetario. Well, I don't think about success. If I was successful, I would be playing in a stadium, not in this little hall. But it's important to me what I do. But I am out there to play for the public, so I must make a connection with them on a entertainment level, but on a expression, what do you call it, on a spiritual level, and to make people feel good. That's my job. Una domanda da parte dei nostri fans, i tuoi fans di Facebook. Allora, vogliono sapere, esatto, tu usi questo finger picking che ti permette di utilizzare le dita quasi come un pianista, no? Tu suoni quasi come un pianista. Che importanza ha il pollice nella tua musica? Well, the thumb is very important because it's like the anchor of the song. It's also like the heartbeat of the music, the heartbeat of the song. So the thumb is doing what the left hand on the piano, boom, 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 and then these fingers can do what they like, but this stays the same. So it's a very important part of what I do, and because I have this independence with the thumb, then I can play tunes where, like with the Beatles songs, Lady Madonna, where I can play dun 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 dun, dun like this, and then dun, 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 dun. I can play the two parts at the same time, and that you just have to work it out and train yourself to do it. Tu sei legato all'Italia e so che hai dedicato una canzone alla Toscana, Cantina Senese. Ah, yeah. È vero. Quando una canzone per il Veneto? When am I going to compose something for Veneto? When I drink some more vino. Vino Rosso from here, this area. And across to Valpolicella, the Amarones, beautiful. E allora noi aspettiamo una canzone per il Veneto. We are expecting a song from the Veneto. When you do. Ok, grazie mille. Grazie mille. Eccoci
Eccoci arrivati alla conclusione di puntata. Abbiamo parlato di nutrigenomica, del respiro circolare, di grounding, ovvero il contatto diretto con la terra, e poi di atti di gentilezza intenzionale, di microbi ambientali che rafforzano il nostro sistema immunitario, dell'influenza del colore sulle emozioni e sul benessere e di cosa mangiano i vegani. Dal mio archivio abbiamo rivisto Tommy Emmanuel, uno dei migliori e più grandi chitarristi acustici al mondo. Ringrazio di cuore i miei ospiti, Sandra Bosisio e Franco Stocco. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale, all'evoluzione con altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamolo insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita e armonia e fino alla prossima amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.